Bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo promesso nelle storie di Instagram, mi avete richiesto a gran voce questo video, sono qui a mostrarvi i prodotti di Fiori di Magnolia, quindi la marca del make-up di Eurospin. Il make-up che ho realizzato ovviamente è quello che indosso in questo momento. Vi farò vedere la sua realizzazione e al fondo del video ci saranno le mie considerazioni finali su questi articoli. Ma prima di lasciarvi alla realizzazione del make-up vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non lo avete già fatto, così da non perdervi nessuno dei miei video, e se vi va ovviamente seguirmi anche su Instagram. Giù nell'info box trovate il link diretto dove cliccando vi porterà direttamente alla mia pagina Instagram e io sarò felicissima di avervi anche sulla mia community di Instagram. Non perdo più tempo e vi lascio alla realizzazione del make-up. Eccoci qua in tenuta da make-up tutorial col mio cerchietto con le orecchiettine da gatto e allora vi mostro il make-up completo o quasi con i prodotti di Fiori di Magnolia di Eurospin. Vi faccio vedere di nuovo cosa ho preso. Ho preso la BB Cream, il colore è medio chiaro e anche se vi avevo detto i prezzi nello SWOT alla spesa ve li ridico perché ho ottenuto lo scontrino. La BB Cream costa 3,49 €. Poi ho preso il correttore e questo qui è il colore, lo 02 nudo, c'era solo questo, fatto a pennone e viene 3,99 €. Poi ho preso la cipria compatta, questa non la vedete sempre, nel colore 02, c'era sia lo 01 che era più chiaro e lo 03 decisamente più scuro. Il suo costo è 4,29 €. Ho preso anche la terra, blush non ce n'erano. La terra è questa qui, la numero 01, c'era solo questo colore, anche la protezione solare, comunque sia questa che anche la BB Cream hanno tutta la protezione solare 15. Questo qui è costato 4,29 €, così come la cipria. E infine ho preso l'ombretto cotto, questo qui due colori. Io ho scelto il topazio e l'ametista, c'erano 3 tonalità e io ho scelto questo viola perché a me piacciono i toni del viola. Vi metto la foto dei colori che c'erano in modo tale che voi possiate eventualmente, se la resa di questo ombretto e come si stende è buona, possiate decidere di acquistare un altro tipo di colore. Ve li metto qui a fianco e vi dico anche che c'erano i rossetti. Vi metto sempre qui a fianco quello che ho trovato io nel mio Eurospin, che però non ho preso perché come voi sapete non mi piace usare rossetto, io preferisco decisamente le tinte labbra e quindi non l'ho comprato perché l'avrei comprato per fare solo questo tutorial. A me buttare il make up non mi piace, quindi se pensate che vi possa interessare potete acquistarlo. Come tenuta però non vi so dire, ma deve essere quella di un classico rossetto non a lunga tenuta, quindi mangiate e va via. Il mascara invece non l'ho preso perché l'avevo già comprato in passato e ve l'avevo bocciato, non l'ho ricomprato. Vi metto qua su nelle schede la recensione che avevo fatto in un prodotti finiti, non mi era piaciuto per niente. Se poi volete proprio curiosità comprarlo perché magari il vostro occhio è diverso dal mio, potete farlo. Io non lo ritengo un prodotto valido. Non c'erano matite, eyeliner, quindi userò qualcosa di mio per completarmi il make up, così come mascara e rossetto. Mi sembra di non aver detto il costo, 3,99 €. Iniziamo con lo stendere la nostra BB Cream. È fatta così, carina la confezione, simpatica, e apro anche il correttore. Eccolo qua il correttore. Questo qui è il suo colore. Iniziamo con lo stendere il correttore e vi posso dire che inizialmente è un pochino
duro, si gira qui ed esce, si gira il culettino ed esce, e si può anche chiudere. Dunque sì, il correttore lo metto anche sulla palpebra e faccio, diciamo, da primer. È un po' duro, copriamo anche i miei brufoli. E allora quest'occhio lo vado a stendere con le mani, nell'altro uso la blender. Allora, come copertura occhiaie non è male, copre abbastanza anche i brufoli. Adesso vado a mettere il correttore in quest'occhio e uso la blender per stenderlo meglio. Metto anche sulla palpebra, così mi fa un po' da primer. Sì, è un po' duro da stendere, faccio un po' fatica. Usiamo la blender quindi. Io l'ho precedentemente inumidita, strizzata bene bene. Tra la blender e le dita non c'è granché differenza, forse con le dita risulta un pochino meno lucido, però la copertura va bene. E adesso stendiamo la BB cream. Di qua lo faccio con le mani e di qua la faccio con la blender, così avete anche il paragone, perché se c'è anche la chiusura è bella, perché è proprio sigillata, potete essere sicuri che non è stato aperto da nessuno e non è stato provato. Il colore è questo, non male come colorazione. Lo vado a stendere. Come sempre il mio consiglio è aggiungetene poco alla volta, piuttosto se vedete che non vi soddisfa la quantità che avete messo, ne mettete di più. È più facile aggiungere che togliere. Allora, questa è la stesura con le mani, qui non è steso, come vedete la differenza non è molta, la copertura è proprio bassa, essendoci solo medio chiara non potevo fare una scelta come colorazione. È molto liquida, si sente che è una BB cream perché ha la consistenza di una crema e quindi non mi fa impazzire. Proviamo da quest'altra parte. Ho provato BB cream più coprenti, questa è più una crema colorata secondo me che una BB cream, e questa la vado a stendere con la mia blender. Questa con la blender, questa senza. Grosse differenze non ce ne sono, se non che stese con la blender va a opacizzare un pochino, invece qua resta proprio lucido. Perciò se avete dei problemi di pelle lucida vi consiglio la blender e non stenderlo con le mani, anche se non vi consiglierei proprio la BB cream. Come coprenza appunto è proprio minima, è più una cream piuttosto che una BB cream, e quindi penso che anche facendo un'altra passata non si vada a risolvere il problema, ma che vada solo ad appesantire il mio viso, quindi non ne farò. Dopodiché abbiamo la terra e la cipria. Come sempre nella cipria c'era questa spugnetta per stenderla. A me non piace per nulla stenderlo perché vi lascia macchie questa spugnetta, quindi usate un pennello e se non l'avete fate la spesa e compratelo. Io uso quasi sempre questo qui, che ormai è talmente vecchio che la scritta non si vede più, ma l'ho preso da Kiko, quindi potete prenderlo lì o in un qualunque altro negozio, anche low cost. Se vi piacciono le setole prendetelo. La terra compatta invece non aveva la spugnetta, quindi iniziamo a stendere la nostra cipria. Questo qui è lo swatch della cipria, invece la terra è così. Eccoli qua.
vado a stendere la cipria col pennello. Con la cipria stesa il risultato è questo. Con questa BB cream la pelle risulta un pochino appiccicosa, nonostante io abbia messo la cipria. Potrei andare a mettere più cipria, però avevo paura che poi faccia troppo l'effetto mascherone. Comunque ci provo, perché così è proprio fastidioso. Come appiccicaticcio va un po' meglio, però non so se riuscite a vederlo, qui ho ancora i segni dei brufoletti, quindi non copre. Al fondo vi faccio le considerazioni finali su ogni singolo articolo. Per quanto riguarda la terra, la vado a mettere al posto del blush, aggiungendo poi un pochino di illuminante. Vedete, è molto polverosa, potete usarla anche per fare un contouring. Il risultato è questo. Nella camera sembra più chiaro, io che mi vedo allo specchio che ho qui è un pochino più scuro, quindi non è male come terra. L'ho messo al posto del blush per dare un po' di colore, mentre invece come illuminante vado a utilizzare questo di Zao Essence of Nature. È un pochino consumato, vedete. Ok, l'illuminante è stato messo, quindi possiamo procedere con l'ombretto topazio e ametista. L'ombretto si presenta così, con le sue spugnettine per stendere gli ombretti. Allora, togliamola, vi faccio un attimo vedere gli swatch. Questo è bello illuminato, e poi questo viola. Come colori così sulle mani sembra meglio il primo che il secondo di questo ombretto Duo Color, però andiamo a vedere come si comporta sugli occhi. E faccio un make up semplice e se riesco che si stende bene senza usare pennelli, solo usando queste cosine qui e al massimo le dita, così anche voi potete replicarlo. Quindi vado a stendere il colore più chiaro su tutta la palpebra. Non so se si vede un po' di brillantini qui, ecco, è il fallout del colore, però ne fa poco poco. Sulla mano sembrava più pigmentato, sull'occhio lo è un po' meno. Andiamo a stendere adesso il viola nella parte inferiore dell'occhio e lo portiamo verso il centro cercando di sfumare. Questo è il massimo di sfumatura che riesco a fare con questo stendi ombretto. Come si chiamano questi pennellinetti qui che ci sono all'interno? Non so il nome, ditemelo voi. E, insomma, il risultato è questo qui. Al centro, sfumandolo proprio qui, si è un po' tolto, quindi non credo che la tenuta sia tutto sto po' di tenuta. Non so se vi arriva a fine giornata, se ve lo mettete dalla mattina. Proviamo a aumentare un po' la dose di ombretto. Steso con le dita ha un effetto più pigmentato, quindi vi consiglio di, se non avete pennelli, utilizzare le dita se volete un effetto più luminoso. Quindi quest'occhio andiamo a stendere con le dita e poi cercate di sfumare al centro. Io vi consiglio di comprare un pennello da sfumatura, io utilizzo quasi sempre, infatti come vedete è sporco, devo pulirlo. Questo qui io l'avevo comprato da MAC, mi sono sempre trovata da Dio. Ce ne sono però altri che costano meno e che vanno benissimo, non dovete per forza andare da MAC a comprare.
Con le dita è molto meglio perché, come vedete, è decisamente più luminoso. Questo viola qui, sempre con le mani, e poi proverò a sfumarlo a questo punto con un pennello. Lo vado a sfumare con un pennello, anche se questo non è particolarmente pulito. Ok, come vedete sfumato col pennello è tutta un'altra cosa, perché di qua si nota lo stacco, mentre invece qui è più armonioso, perciò vado a fare la stessa cosa anche di qua. Quest'occhio è più intenso di questo, perché comunque sono andata a stendere il viola con le dita. Provo a rimediare un pochino, andando a picchiettare leggermente nell'angolo dell'occhio un po' di colore. Poi sempre col pennello andiamo a rendere un pochino più omogeneo questo make up. Eccolo qui il risultato del make up. Adesso vado a mettere una matita nella rima inferiore, metto sempre quella di Pixi, un eyeliner, sto usando questo qui di You Can Be, ecco, si legge meglio. Come rossetto metto questo qui di Maybelline, il numero 65, è un nude semplicissimo. Come mascara utilizzo questo qui, Lash Sensational di Maybelline. Eccoci qua a make up fatto. Considerazioni finali su tutti i prodotti di Fiori di Magnolia Eurospin. Iniziamo con la BB Cream. Questa farò una fatica mondiale a finirla perché non mi piace per nulla. Probabilmente la farò provare a qualche familiare, qualche amica, e se dovesse piacere la regalerò, perché non mi piace la consistenza che ha, è troppo liquida, copre troppo poco. Ho trovato BB cream più coprenti, quindi questa per me è bocciata. Non mi piacciono le consistenze in generale, né di fondotinta né di BB cream come questa. Come sempre vi dico che se però voi avete altre esigenze rispetto alle mie e vi piacciono i fondotinta o le BB cream un po' liquide, perché magari avete la pelle secca e quindi ve la va anche un pochino a nutrire e non sopportate tanto i fondotinta molto coprenti, cercate qualcosa di leggero, questa qui può andare bene per voi. Io personalmente ve la boccio. Il correttore è abbastanza promosso, comunque non lo metto nei bocciati, il prezzo di tutto questo è low cost, quindi va più che bene. Si stende un po' con difficoltà, un po' duro. Speravo fosse più cremoso, invece no, però lavorandolo un po' anche con le dita anche questo può andare bene. Come coprenza ce ne sono di più coprenti, però si può tranquillamente rimediare facendo una passata in più, perché non dà quell'effetto mascherone e quindi va bene, perciò questo ve lo metto nei promossi. Per quanto riguarda la cipria ma anche la terra dei Fiori di Magnolia, io queste due qui ve le promuovo pieni voti. Questa ormai la compro sempre, perciò inutile che vada a spendere delle parole, sapete, per chi mi segue, che io la compro sempre. Mi piace, mi trovo bene, mi piace la coprenza che ha, quindi promossa. Per quanto riguarda la terra, è una terra abbastanza delicata, non dà un effetto, vedete, non
non dà fastidio, non si vede, l'ho messa anche qui sulla fronte, perciò mi piace come consistenza della terra perché è abbastanza leggera, non è di quelle molto forti, quindi promossa anche questa. Per quanto riguarda invece gli ombretti, io non lo so se promuoverveli oppure no, perché ho fatto fatica a stenderli. Il risultato non è male, va steso con le dita, non con questa spugnetta perché praticamente trascina il prodotto e quindi vi fa uno strato talmente fine che secondo me non arriva a fine giornata. Con le dita, anche picchiettandolo, non è malaccio, però secondo me un briciolo di manualità nel make-up per usare questi ombretti li dovete avere se volete fare una cosa un po' particolare, se no va anche benissimo su tutta la palpebra. Stendetelo con le dita, questo cosino qui secondo me è tremendo, a me non mi è piaciuto. Stendetelo con le dita, allora può dare un bel effetto con un po' di eyeliner, un po' di mascara se sapete usarlo. Magari gli altri colori che c'erano sono più pigmentati, o questo non ve lo so dire perché non li ho comprati, perciò doveste mai comprarli voi, fatemi sapere come si comportano. L'effetto dell'ombretto mi piace, è abbastanza luminoso, leggero, quindi va bene anche verso la primavera, visto che si spera si sta andando incontro alla primavera, perciò non è male questo ombretto, mi sento di promuovervelo abbastanza. Ci sono ovviamente ombretti migliori in circolazione che costano anche lo stesso prezzo, quindi questo lo lascio giudicare anche un po' voi. Avete visto, ho fatto meno tagli possibili, che ho fatto un po' di fatica e sono andata a riprenderlo un po' questo make up occhi, quindi sappiatevi regolare con la vostra manualità. Se secondo voi può essere al caso vostro anche solo stendere uniformemente, non è male. Ripeto ancora una volta, con le dita, massimo un pennello, non con questo cosino è bocciato, dovete prendere un'altra cosa per andare a stendere il vostro ombretto occhi. Perciò queste sono le mie considerazioni finali. Sull'inci non mi sono espressa perché come inci non ci siamo, non ha un buon inci nulla, cioè io lo sto ancora rileggendo, c'è il dimeticone, quindi insomma se andate alla ricerca dell'inci sono bocciati tutti. Se non vi interessa nulla dell'inci valgono le recensioni che vi ho fatto prima, ovviamente. Questo qui è il risultato finale. Io spero che vi piaccia e che questo video vi sia stato utile per i prossimi acquisti. Come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video e lasciarmi un pollice in su come supporto. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando seguitemi anche su Instagram. Ciao!